Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò il miglior sistema per far germinare i semi di peperoncino. La tecnica dello Scottex. Ci serve un contenitore di plastica con chiusura ermetica. Della carta da cucina possibilmente non trattata e non quella con sui disegni ma bianca. Acqua e semi di peperoncino. Logicamente. C'è chi preferisce disinfettare i semi prima di metterli sopra lo Scottex. Ci sono diversi sistemi per disinfettarlo, con la camomilla, con prodotti chimici. Io non l'ho mai disinfettati, raramente ho avuto dei problemi. Quando si verificano dei problemi si forma della muffa sopra i semi. Non c'è nessun problema, li tirate fuori, li lavate sotto l'acqua corrente e poi li rimettete sopra lo Scottex. Logicamente lo Scottex lo cambiate, magari date una pulita al contenitore internamente e il gioco è fatto. Inserire 2-3 strati di carta all'interno dei contenitori. Aggiungete dell'acqua del rubinetto se avete la certezza che il vostro comune non utilizza del cloro. In caso contrario potete lasciar decantare l'acqua una notte, anche 2 per sicurezza, quindi la mettete in una brocca e la lasciate lì tutta la notte a decantare e il cloro dovrebbe volatilizzarsi. Altrimenti comprate dell'acqua in bottiglia, naturale, possibilmente oligo minerale, e il gioco è fatto. Aspettare un attimo che venga assorbita ed eliminare quelle in eccesso. Prendere i semi di peperoncino e adagiarne 5-10 sopra la carta inumidita. Chiudere ermeticamente il contenitore e scriverci sopra di che varietà si tratta. Tenere i contenitori da parte in una zona calda, ma non troppo. Io per esempio li lascio sopra il piano di lavoro di cucina. Il piano di lavoro è in granito e sotto a questo piano di lavoro ho la lavastoviglie che faccio funzionare una volta al giorno, normalmente la sera dopo cena. Quindi durante il giorno in cucina ho circa 22 gradi centigradi. Quando poi faccio funzionare la lavastoviglie la temperatura arriva fino ai 28 gradi centigradi. Dopodiché, siccome il piano di granito è bello spesso, questa temperatura di 28 gradi rimane per qualche ora e impiega circa 6-7 ore a ritornare a 22 gradi. In questo modo si crea il clima giusto all'interno dei contenitori con il 100% di umidità. Condizione perfetta per far germinare i semi. Years later. Il tempo di germinazione dipende da diversi fattori, tra cui la varietà, la conservazione del seme una volta prelevato dal frutto e la tecnica utilizzata per farlo germinare. Con questa tecnica, in media, i primi semi, quelli più tenaci e volenterosi, germinano nel giro dei 2-3 giorni, ma si può arrivare anche a 15 giorni. E poi ci sono delle varietà che ci mettono pure un mese a germinare, però lì sono dei casi abbastanza rari. Una volta che i semi sono germinati, è necessario trapiantarli in un terreno adatto. Se le temperature esterne lo permettono, si possono portare direttamente all'esterno. Questo dipende anche un po' da dove abitate. Altrimenti si possono mettere all'interno, dietro a una finestra che guarda verso sud, oppure in una grow box. Una grow box non è nient'altro che un armadio o un contenitore qualsiasi con all'interno una lampada in cui ci si mettono le piante e crescono. Si possono utilizzare diversi tipi di terreno, da quelli più ecologici a quelli meno ecologici. La fibra di cocco, per esempio, è un ottimo substrato per far crescere i semi appena germinati. Poi c'è il terriccio specifico per la semina, la lana di roccia, la vermiculite, ci sono veramente tanti sistemi.
I giffi in fibra di cocco sono ottimi per far sviluppare le radici dei semi appena germinati. Logicamente sono poco ecologici perché il cocco arriva da paesi lontani, anche se c'è da dire che se il clima continua così tra un po' me lo coltiverò nel mio giardino. E scherzi a parte, ci sono altri sistemi più ecologici, ma siccome ho una scorta importante di giffi in fibra di cocco, anche quest'anno utilizzerò quelli. E il procedimento è il seguente. Immergere i giffi in acqua fino a quando si gonfiano. Dopodiché aprire un alloggiamento al centro del gifo e inserire il seme germinato a testa in giù. Perché metto il seme a testa in giù? Viene naturale mettere il seme a testa in su, la radice va in giù, il seme da cui usciranno poi le foglioline in su, è naturale che sia così e che la crescita della pianta è questa. Ma proprio per questo motivo è meglio metterlo a testa in giù, perché la radice tenderà a crescere verso il basso e a spingere verso l'alto il seme con all'interno ancora le foglioline. E fate caso che il seme a testa in giù ha l'apertura verso l'alto, quindi il seme viene tenuto dalla terra, in questo caso dalla fibra di cocco, e con la crescita della pianta vengono sfilate in maniera naturale e senza sforzi, e queste foglioline vengono fuori senza rovinarsi. Capita invece che se si mette il seme così come verrebbe naturale mettere a testa in su, la piantina sbuca dal terreno con ancora il seme avvolto intorno alle foglioline, rovinando le foglioline, perché la pianta continua a crescere, le foglioline rimangono bloccate dal seme, dal guscio del seme, e poi si rovinano, con il rischio che la pianta muoia. Adagiare i giffi in un contenitore così da contenere l'acqua in eccesso. Dopodiché posizionare il contenitore alla luce. Compost come alternativa dei giffi. Recuperare compost maturo da una compostiera. Maturo vuol dire che deve avere almeno un anno di vita. Setacciare il compost per separare eventuali sassolini e materia grossa. E per setacciarlo io utilizzo un vaso con dei fori non troppo grandi sul fondo e lo utilizzo come setaccio. Mescolare il compost con un po' di perlite per renderlo ancora più soffice. Inserire il compost in piccoli contenitori. Mettere i semi germinati a testa in giù, coprire e bagnare per bene. Adesso metterò alcuni vasetti nella grow box e altri invece davanti alla finestra a sud, così vedremo la differenza. Vi consiglio di controllare quotidianamente i contenitori, perché non devono rimanere senza acqua. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto al video è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti! Red Joe.